Ma a Tirana quanto si spende? Scopriamolo. Benvenuti o bentornati sul canale, io sono Michael e sì, sono a Tirana. In realtà sono arrivato ieri sera, però vi ho risparmiato il viaggio di andata e trascorrerò qui esattamente 2 giorni, anche se il tempo non è dei migliori, però ce lo faremo andare bene. Nel video di oggi l'obiettivo è scoprire più cose possibili di questa città e capire anche quanto si spende in un giorno nella capitale albanese. Per fare ciò ho creato anche una to-do list che cercherò di rispettare e consiste nel fare colazione, pranzo e cena fuori, percorrere almeno 10 km, provare almeno 2 piatti tipici e alla fine vedere la città dall'alto. Ci riuscirò? Rimanete fino alla fine del video per scoprirlo. Naturalmente non si può esplorare una città senza prima aver fatto colazione, quindi andiamo proprio lì dove c'è un posto dove fanno colazione salata. Molto bene, ottimo inizio direi. Avocado toast squisito e caffè buonissimo in pieno centro a Tirana, 460 lecche. Non è uno dei posti più economici considerando il posto in cui si trova ed è anche molto carino. Quindi caffè botanica approvato. Adesso, dato che voglio scoprire più cose possibili nel minor tempo possibile, farò un free walking tour come ho fatto per le mie 24 ore a Sofia, di cui vi lascio il link qui in alto. Devo solo trovare il punto d'incontro, dovrebbe essere qui vicino in piazza Skanderberg. Ma sono tutte immaginazioni, quindi non sono persone vere e proprie. Qui sono tutte le persone che sono le vittime del terrorismo comunista. Volava di starci solamente 2 persone, regalato da loro. Di origine è da Girocastra. Girocastra è ha 3 componenti: la minaretta, la chiesa principale, la piccola chiesa di là. È bellissima perché ha tantissime decorazioni. Molto bene, tour appena terminato, la ragazza Club, nome particolare, è stata bravissima. Naturalmente non starò a ripetervi tutte le cose che ci ha detto, tutti gli aneddoti che ci ha raccontato, vi lascerò il link di questo free walking tour sotto in descrizione. Adesso camminerò un po' a sentimento, mi perderò un po' tra le strade di Tirana e mi fa impazzire il fatto che ci sia veramente così tanto verde. Ho finalmente anche individuato lo Sky Bar dove andremo più tardi per vedere naturalmente la città dall'alto. Un consiglio importante che voglio darvi è quello di stare molto attenti ai passaggi pedonali, perché qui il rosso non lo calcolano molto. Infatti oltre ai semafori ci sono spesso anche dei vigili urbani a regolare il traffico. Ho già percorso metà dei chilometri previsti e si è anche fatta una certa ora, quindi andiamo a mangiare qualcosina. Da qualche parte lì dietro dovrebbe esserci lo stadio dove gioca la nazionale albanese. Sono tornato un attimino indietro perché volevo salire sulla piramide che abbiamo visto prima insieme alla guida. Tutti questi scalini qui sono stati aggiunti successivamente ed è stata progettata dai familiari del vecchio dittatore. Rappresenta la scalata del dittatore durante gli anni. Oggi in realtà non si capisce bene come la stiano utilizzando questa struttura. Stanno cercando di trovare il modo migliore per poterla sfruttare, ma ancora credo non ci siano riusciti. Andiamo subito a vedere se c'è posto in uno dei ristoranti tipici che mi ha consigliato la guida. Oh, sembra molto carino. Molto bene, il mio primo pranzo tipico albanese è andato alla grande. Sono strapieno. Ho preso 2 piatti di cui non ricordo il nome, però dovrebbero essere entrambe piatti tradizionali, quindi possiamo iniziare a spuntare qualcosa sulla lista. Tra l'altro ho speso 1270 lek. Ma quanto sono fighi i semafori a LED!
Adesso ci sposteremo a circa 3 km da qui. Potrei prendere un autobus, però preferisco andare a piedi per vedere più cose possibili. Gli autobus comunque dovrebbero costare 40 lek a corsa. Fino ad ora comunque il tempo ha retto, spero che mantenga così anche se sta iniziando a cadere qualche goccia. Ha ripreso a piovere, c'è un vero assurdo, ma questo non mi impedirà di completare la to-do list della giornata. Piccolo aggiornamento, ho raggiunto i chilometri minimi della giornata. E ho dovuto tirare fuori l'ombrello, accessorio extra che ho deciso di portare in questo viaggio. Ci ho provato, ma è più forte di me, non li sopporto proprio gli ombrelli. Comunque siamo quasi arrivati. Nel frattempo non mi abbandonate, rimanete fino alla fine perché dopo di qui andremo in un posto ancora più spettacolare. Tanto iscrivetevi. E comunque siamo arrivati in un bellissimo parco, dovrebbe essere enorme, all'interno del quale c'è un lago artificiale. Il delirio del traffico di questa città sembrano un lontano ricordo, ma siamo solo a poche centinaia di metri dalle strade. Certo non è propriamente il giorno migliore per andare al parco, però questo abbiamo. Wow, per essere un lago artificiale non è proprio niente male. Molto bene, adesso è arrivato il momento di vedere la città dall'alto, quindi direzione Sky Tower. Questo posto sembra già troppo figo, spero che non sia troppo costoso, ma in realtà credo che lo sia. Molto bene, anche questa possiamo depennarla dalla to-do list. Adesso manca solo la cena, poi vi porto con me in hotel e vi dico quanto ho speso per una notte. Ha ripreso a piovere, c'è un vero assurdo. Anche di sera comunque la città è veramente molto bella, con queste luci. Odio gli ombrelli. Basta, molto meglio così. Ale, tu che mi stai guardando da casa, non dirmi più di portare l'ombrello, eh? Questa è piazza Skanderbeg di sera, molto bella però poco illuminata. Raga, fuori la situazione era tragica, così mi sono chiuso al 6° piano del centro commerciale Top Thani e ho preso pollo e patate al forno, un panino e l'acqua, 760. Eccoci qui, dopo circa 12 ore in giro per la città e 17 km percorsi, finalmente siamo nell'appartamento, o meglio nella stanza che ho prenotato in questo appartamento qui per 2 notti. Abbastanza semplice, basic, carino, ve la faccio vedere. Naturalmente questo è tutto live, quindi non guardate il casino. Letto abbastanza comodo, uno specchio 2, armadio. E la cosa più interessante è che c'è un bel frigo pieno di cose da bere, popcorn, bottiglia di vino, patatine, niente male. La cosa interessante di questo appartamento qui è che si trova a circa 5-10 minuti dalla piazza centrale. Ho speso 16 euro a notte. La cosa brutta è che c'è il bagno in comune e non ve lo faccio neanche vedere perché è occupato al momento. Dunque in questo primo video vi ho fatto vedere tutte le spese che ho avuto in giro per la città. Fate voi i conti, tenete conto che 100 lek sono circa 1 euro. Alle spese di oggi potete anche aggiungerci i 29 euro per il volo andata e ritorno, gli 8000 lek per l'autobus da e per l'aeroporto. Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo, vi sia piaciuto. Se è così vi chiedo di lasciare un like per sostenere il canale, iscrivetevi per non perdervi il prossimo video sempre qui da Tirana e ci vediamo settimana prossima. Ciao e fale Minderit!